Ciao a tutti. In questo video ti elencherò una serie di fatti sconcertanti e alcune crude verità che il narcisista tende a occultare. Inoltre ti suggerirò delle tecniche difensive che tu vittima puoi attuare in caso di pericolo. Il narciso tende a nascondere non solo il suo passato ma anche il suo presente e spesso e volentieri si viene a conoscenza di episodi da far gelare il sangue. Ma scopriamo quali sono i fatti sconcertanti che solitamente il narciso mette in atto a tuo discapito. Il narcisista vive solitamente una realtà parallela in rapporto ad un criterio interamente personale della vita. Inoltre ha un vero e proprio talento che è quello di riuscire a inglobarti nella sua realtà, coinvolgendoti nel suo mondo angusto. In aggiunta ha la stoffa di clonarsi diventando il tuo specchio, rubandoti così la tua identità. Senza contare la sua capacità di una comunicazione inverosimile dove si percepiscono sempre mezze verità alternate a piene falsità. È veramente sconcertante quanto sia anaffettivo, con i suoi abbracci meccanici e la sua avversione per tutto ciò che riguarda la sfera intima. Anche il più pericoloso dei narcisisti riesce a fingere per molti anni. Il narciso ha l'abilità di raccogliere una vasta quantità di informazioni su di te e su tutti quelli che fanno parte della tua vita. Riesce a renderti dipendente emotivamente da lui e questo meccanismo di devastazione è solitamente la personificazione che molte volte riflette il tuo rapporto di infanzia con i tuoi genitori. Il narciso patologico è consapevole del suo comportamento. Ogni sua azione è assolutamente calcolata. Pertanto, quando abusa di te, lo fa deliberatamente e non gli importa nulla del danno che ti infligge. Ma quali sono le crude verità che il narcisista non vuole che tu sappia? Prima di svelarti tutti gli scheletri nell'armadio che può avere il narciso, ti ricordo che stiamo parlando di un individuo senza empatia, senza sentimenti, cinico, sadico, violento, collerico, instabile, invidioso, con un terribile vuoto interiore, un vero e proprio lupo cattivo travestito da agnello. Il narcisista non vuole che tu venga a conoscenza di quanti abusi ha commesso nella sua vita. Non vuole che tu venga a conoscenza di tutti i suoi illeciti. A causa del suo ego narcisistico potrebbe essere stato un potenziale stalker. Potrebbe avere figli sparsi per il mondo. Potrebbe aver commesso uno stupro di gruppo. E soffermandomi proprio su questa eventualità, ti faccio presente che è possibile ipotizzare che faccia parte di una delle categorie di stupratori seriali. Ora ti espongo in breve i profili psicologici e i processi mentali che vengono messi in atto da tali individui. Lo stupratore per compensazione è quello meno crudele, ha una bassissima autostima e prova sentimenti di inferiorità. Trascorre il suo tempo sui siti erotici e tende all'esibizionismo. Lo stupratore per rabbia è violento e ha l'obiettivo di fare del male alle donne e di base prova un odio smisurato verso il gentilsesso. Intrattiene vari rapporti extraconiugali. Lo stupratore per potere è aggressivo e desidera dominare l'altra persona. È un soggetto che prova un senso di superiorità molto radicato. Spesso ha subito abusi nel corso dell'infanzia. E qui parliamo di un narcisista maligno. Lo stupratore per sadismo è il più pericoloso e infligge dolore psicologico e fisico alla sua vittima. Un modo questo per esprimere al meglio le sue feroci fantasie sessuali. Tali individui rientrano nel disturbo antisociale di personalità
e sono piuttosto aggressivi anche durante le ordinarie attività quotidiane. Odiano essere criticati. Hanno spesso subito frequenti abusi nel corso dell'infanzia. Questo tipo di stupratore, se non viene fermato, presto o tardi commetterà un crimine e molto spesso diventa un assassino seriale. Questo tipo di violenze avvengono anche tra le mura domestiche e non è mai un episodio isolato, ma tende a protrarsi nel tempo. Ma scopriamo quali sono le tecniche difensive che la vittima può attuare dinanzi a tale rischio. È di estrema importanza mantenere la calma e tentare di interagire verbalmente con l'aggressore. Ma nel caso non funzionasse, cercare di placare l'ira dell'aggressore, parlandogli e simulando la volontà di intraprendere una relazione con lui. Nel frattempo pensare ad una via di fuga. Tuttavia, se anche questa strategia non funziona, attaccare l'aggressore con ogni mezzo possibile. In sintesi, fai sempre attenzione con chi ti relazioni. Ascolta sempre il tuo istinto e non sottovalutare mai i campanelli di allarme, poiché quelli ci sono sempre proprio dinanzi a te. E tu hai qualche fatto sconcertante o crude verità da raccontare del narcisista? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.